ripartiamo dalle basi. Il 90% degli animali vive esclusivamente in stalla, quindi significa che ha il suo abbeveratoio, il trattore che entrerà col cibo e, tra virgolette, quel tipo di azienda lì è un'azienda che subisce di meno il cambiamento climatico, o almeno che forse può far finta di vederlo meno. Un'azienda come la nostra, che non è... Noi il clima non è nemmeno più che lo subiamo, siamo in piena balia del clima in questo momento. Quindi un'estate siccitosa o un'alluvione o qualsiasi rischiano veramente di mettere in pericolo la tua azienda dal punto di vista sia economico che pratico. Allora questa percezione qui ce l'hai oramai, è chiara e netta, cioè non è nemmeno più da chiedersi ma sarà, forse, sì, no. Le sorgenti che si prosciugano in alpeggio le vediamo ormai tutti i giorni. Stiamo ancora, per esempio, sugli alpeggi stiamo ancora ragionando su delle regole europee vecchie di 30 anni. Per esempio, le regole europee ti dicono che per accedere ai contributi, ai fondi, tu devi avere un tot di animali su un tot di ettari per un tot di giorni. Questa cosa qui non è più attuale, perché questa cosa qui forse non aveva nemmeno senso 30 anni fa, ma avrebbe senso se le condizioni sono sempre le stesse. Ma se viene a mancare l'acqua, se viene a mancare il foraggio, il rapporto numero ettari e giorni non sta più in piedi. Ora, detto tutto questo, come si riflette? Si riflette sul fatto che poi ci troviamo, almeno io mi trovo con colleghi che mi dicono ma sono obbligato a rimanere in alpeggio. No, non sei obbligato se vuoi accedere ai fondi. Quindi in sostanza io mi sono dato questa risposta. Praticamente da una parte ci hanno sostenuti, dall'altra ci hanno tolto la libertà di decidere cosa è meglio o peggio per i nostri animali. Quindi non si ragiona più sulla consapevolezza di dove sto agendo e come posso agire per il meglio dei miei animali, ma è come posso agire al meglio dal punto di vista economico. E ripeto, questa è la variante che secondo me ci sta un po' facendo perdere la realtà di quello che succede, o almeno, secondo me. Quindi io personalmente non so se sono preoccupato, ma a me questo cambiamento climatico, almeno questo clima che varia, mi dà da pensare su un sacco di cose, ma anche banalmente sulle mie azioni quotidiane con i miei animali. Io ho la mia convinzione che credo che sia giusto per me cercare di contestualizzare il più possibile i miei animali a quello che sarà il contesto futuro, che non so, però ritorniamo all'evoluzione della specie, cioè loro sono stati i primi ad adattarsi a quello che succedeva. Probabilmente bisogna soltanto avere la capacità di accompagnarli. Io sono convinto che se è l'economia che domina, un giorno o l'altro sarà lei stessa a farci pagare questo prezzo qui, del dirci ok, rendetevi conto che l'acqua non è più così scontata come è. Però quel giorno lì sarà traumatico, purtroppo è così. Cioè. Quindi dal mio punto di vista è un aspetto che non voglio sottovalutare. Non ho le conoscenze o i metodi per saperlo affrontare. Il mio saperlo affrontare è quello di provare a tenerne conto e cercare di adattarmi.